bentornati sul canale per questa nuova serie. Nelle prossime settimane pubblicherò vari video delle mie 2 settimane in Kazakistan, mie e di Marco, ormai è il 6º viaggio che facciamo insieme. Nel video di oggi vi mostrerò la capitale del paese, Astana, una città cresciuta moltissimo negli ultimi anni, il cui nome significa capitale. Non troppo originale, vero? La città è un susseguirsi di palazzi moderni, edifici strani e vie semideserte. Ma nonostante questo, per me è stata una visita interessante perché oggettivamente è un posto stranissimo. Ma bando alle ciance e godetevi questo nuovo video dal mio 66esimo paese visitato. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutte le mie prossime avventure. Carissimi, buongiorno da Astana, capitale del Kazakistan. Siamo atterrati alle 4:30 di mattina dopo uno scalo a Istanbul e adesso sono le 7:30 di mattina e fa già abbastanza caldo, come vedete sono già in maniche corte. Comunque ci troviamo già in una delle zone clou della città e siccome non abbiamo tantissimo tempo abbiamo sbrigato tutte le faccende un attimo burocratiche, abbiamo ritirato i soldi, abbiamo fatto la SIM e abbiamo controllato tutte le prenotazioni. Adesso abbiamo una giornata da dedicare alla capitale. Mentre iniziamo l'esplorazione della città vi spiego come mai passeremo qui solamente una giornata. E beh, il motivo è molto semplice, il Kazakistan è enorme. È il 9º stato più grande al mondo, il primo dell'Asia centrale e il primo tra quelli senza sbocco sul mare. Territorio immenso e volontà di vedere tante cose equivalgono a tempi di spostamento lunghi e quindi necessità di ottimizzare al meglio l'itinerario. Però ritornando ad Astana, questa è la seconda città più popolosa del paese, con più di 1,4 milioni di abitanti. Nel paese ce ne sono 20 milioni, che sono pochissimi per la sua estensione, infatti significa che in ogni chilometro quadrato ci sono circa 6 abitanti. Per farvi capire, in Italia ne abbiamo quasi 200. Questo è dovuto dal fatto che buona parte del Kazakistan è vuota, piatta, inospitale, la famosa steppa kazaka, che si estende per migliaia e migliaia di chilometri anche poco fuori da Astana. Fin dai primi passi qui si capisce benissimo di che tipo di città si tratta. Nonostante la città sia molto recente, la storia è interessante. Diciamo che la città ha 25 anni praticamente e come vedete anche dietro di me è super moderna. Ci hanno regalato del cioccolato locale. Il primo insediamento qui venne fondato nel 1830 e per molto tempo rimase dalle dimensioni modeste, finché nel 1997 l'ex presidente Nazarbayev la nominò capitale dello Stato. Questo venne giustificato dal fatto che Astana si trovava in una posizione più centrale rispetto a Almaty e questo voleva dire più vicinanza alla Russia e maggiore facilità nel contrastare i sentimenti secessionisti della popolazione russa, che si trovava nel nord del paese. Pensate che nel 1991, data dell'indipendenza del Kazakistan, ad Astana solo il 17% della popolazione era kazaka. Se c'è una cosa che ho notato subito è che in giro non c'è gente, sembra una città deserta. Sinceramente qualche dubbio sul numero effettivo di abitanti lo abbiamo. Potrebbe essere che il governo abbia mentito con la speranza di far arrivare più persone possibili nella nuova capitale? Ma chi lo sa, è una cosa che non scopriremo mai. Nazarbayev, cioè il vecchio presidente, dittatore, che è stato alla carica per 30 anni, era un personaggio particolare. Nel 2019 cambiò il nome della città in Nur Sultan. Come mai questo nome? Beh, è semplicemente il suo nome di nascita. Per fortuna questo cambio durò solo un paio d'anni per causa delle proteste della popolazione. Allora, diciamo che avendo studiato un attimo la città sapevo cosa aspettarmi, però comunque è abbastanza assurdo. Qua si vede proprio tutto il cuore della città. Poi c'è la piramide e dall'altra parte ci sono gli altri edifici. Veramente
strano, un posto molto strano. Comunque gli edifici, nonostante siano così moderni, non sono brutti, ma è tutto così strano, sembra di essere dentro a un videogioco. Un'altra caratteristica della città è che viene considerata la seconda capitale più fredda al mondo dopo Ulaanbaatar in Mongolia. Qui non è inusuale trovare neve e ghiaccio per 6 mesi all'anno e temperature di meno 35, meno 40 gradi. Pensate che il record è di meno 51,6 gradi. La cosa, divertente è che d'estate si raggiungono tranquillamente i 35 gradi, quindi immagino sia anche una delle capitali con la più grande escursione termica. Siamo qui alla Concert Hall e c'è un sacco di polizia perché là c'è il palazzo presidenziale. Vediamo se riusciamo a farci sgridare con le foto al palazzo. Palazzo presidenziale che è rivestito di lastre di marmo bianco italiano. Se finora i palazzi sono sembrati un po' trash, ecco a voi altri edifici, questi color oro. Ripeto, strana è l'aggettivo perfetto per Astana. Siamo arrivati davanti a uno dei simboli della capitale, che è il monumento Bayterek, che non è per niente male. Il problema è che per arrivarci abbiamo dovuto fare un bel po' di deviazioni perché ci sono un po' di strade chiuse. Questo forse perché domani dopodomani c'è una conferenza con vari capi di Stato. Questo monumento è talmente importante che è stato inserito anche sulle banconote del 2006. E a proposito di moneta, qui la valuta è il tenge. 1000 tenge sono 1,67 euro. Ritornando alla torre, è alta circa 100 metri e dovrebbe rappresentare un uovo d'oro deposto da un uccello mitico sopra ad un pioppo. Si può salire per il modico prezzo di 2000 tenge, cioè circa 3,50 euro. Allora, la vista è bella, però non si può far foto e video con la macchina fotografica. E proprio come professa la leggenda, l'uovo d'oro contiene i segreti dei desideri e della felicità, che qui hanno assunto la forma di un calco della mano di Nazarbayev. Poi in cima si può mettere la mano sopra l'impronta della mano dell'ex presidente Nazarbayev. Questo gesto dovrebbe portar fortuna secondo i locali. Mentre ci abbiamo verso altri edifici assurdi, ancora 2 parole sull'ex presidente, perché nonostante fosse decisamente eccentrico, c'è da dire che con lui l'economia del paese è cresciuta moltissimo. Oggi il paese è il più sviluppato dell'Asia centrale, soprattutto grazie a minerali e gas naturali. Infatti il Kazakistan è il 13° paese al mondo per l'estrazione di petrolio, primo per uranio, con circa il 45% di estrazione a livello mondiale, ottavo per carbone, 10° per argento e 11° per il ferro. Insomma, è una terra ricchissima. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che il paese ha creato il programma Kazakistan 2050, con cui mira a portarsi nella lista delle 30 nazioni più sviluppate al mondo entro il 2050. Mi fa sorridere perché l'Arabia Saudita ha lo stesso progetto, ma con la data 2030. E niente, Astana sembra in tutto e per tutto una città saudita, con viali enormi, poca gente in giro, palazzi assurdi e tanto inquinamento. Eccoci ad un altro edificio a dir poco incredibile. Questa è considerata la tenda più grande al mondo. Poi direte, ma che bello, assomiglia ad una yurta kazaka, sarà un museo o avrà negozi locali al suo interno? È un centro commerciale e la cosa assurda è che all'ultimo piano c'è una piscina con la sabbia che viene dalle Maldive. Io non ho più parole.
Siamo di fronte a una delle copie delle Sette Sorelle di Mosca, nonché anche di uno degli edifici più iconici di Varsavia. Comunque siamo cottissimi, veramente cottissimi. Uno per il caldo, perché comunque fa tanto caldo. Due perché siamo svegli da tantissimo. Adesso sono le 3:30, siamo svegli da praticamente più di 30 ore. Svegli da più di 30 ore. Va tutto bene. Tutta questa modernità ha comportato un grande sforzo da parte del paese, ma anche una forte attrazione per investitori, giovani e lavoratori in generale, grazie ai quali la popolazione è cresciuta più del 200% in 20 anni, attirata da nuove opportunità. Ovviamente sempre che le statistiche siano affidabili. Molto bella la bandiera del Kazakistan, ha un sole dorato a 32 raggi con sopra un'aquila, animale simbolo del paese, che ancora oggi viene usato per la caccia. Il colore blu simboleggia l'unità culturale ed etnica e rappresenta anche il cielo e l'acqua. A proposito di etnie, al giorno d'oggi circa il 70% della popolazione è di etnia kazaka, in grande crescita dall'indipendenza, mentre il 14% sono russi, poi ci sono uzbeki, ucraini, tedeschi e molti altri. Per la serie Ennesimo edificio strano, questo è uno degli edifici a sfera più grandi al mondo, sede dell'Expo 2017. E ci siamo arrivati in taxi con l'applicazione Yandex, che funziona benissimo in praticamente tutti gli stati dell'ex Unione Sovietica che ho visitato. Siamo arrivati alla Grand Mosque di Astana, che dovrebbe essere la settima moschea più grande al mondo. Se non sbaglio dovrebbe contenere circa 230.000 fedeli. Direi non pochi. E questa è la nostra ultima tappa di questa infinita giornata. Anche questa parte è interessante perché nello Stato più del 70% della popolazione è musulmana, ma in forma diversa rispetto all'Islam che conosciamo. Il paese si definisce infatti musulmano democratico, il che vuol dire che è una forma un po' più soft, con meno restrizioni. Le nostre ore qua in città sono praticamente concluse perché adesso prendiamo un taxi per andare in aeroporto, dopodiché ci sposteremo a Almaty. Comunque a me Astana non è dispiaciuta, cioè è strana, è totalmente moderna e diciamo che bisogna prenderla con la giusta filosofia. Non è sicuramente la mia città preferita, non ci vivrei e sono sicuro che Almaty mi piacerà di più. Però comunque è stato un buon inizio, diciamo, di viaggio in Kazakistan. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima col prossimo video del canale. A presto!